Buonasera a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Cambia nuovamente la location, va un po' così in questo periodo di vacanze estive. Se il sottoscritto è in vacanza, però quello che non va assolutamente in vacanza è proprio Angolo Nerazzurro, e quindi anche in questo periodo, anche con location e con attrezzatura un po' più di fortuna, continueremo ad essere in aggiornamento e a confrontarci su tutto ciò che riguarda il mondo Inter. Oggi ci sono state le parole del presidente Percassi a proposito di Lookman, e quindi andremo a vedere anche gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa che potrebbe portare il nigeriano a Milano, e invece quali sono poi la situazione su altre due uscite. Ci sono delle novità, seppur non particolarmente rilevanti, sia per quanto riguarda Christian Maslany che per quanto riguarda Hakan Çalhanoğlu. Come al solito vi ricordo un bel like al video, iscrizione al canale, campanella delle notifiche attiva. Sono dei piccoli, semplicissimi passaggi, però di fondamentale importanza per il canale. Iniziamo dalle parole dell'Atalanta di Percassi in occasione della presentazione di Sportirlo. Ovviamente gli hanno fatto la domanda anche per quanto riguarda Ademola Lookman e lui ha un po' chiarito, ecco, quali erano gli accordi col calciatore nigeriano. Queste sono state le parole di Luca Percassi. È una buona occasione per chiarire cosa è successo. L'anno scorso, a fronte di un'offerta da 20 milioni del PSG, il giocatore ci aveva chiesto di essere ceduto. L'Atalanta, essendo una società credibile, si era ripromessa di poter cedere il giocatore in questa sessione di mercato basandosi su due presupposti che lui stesso ci aveva chiesto: raggiungere in primis un super top club europeo, e che in Italia lui non si sarebbe mai visto con una maglia diversa dall'Atalanta, sia per quello che ha fatto lui, sia per quanto ricevuto da parte della società. Oggi la situazione che voi conoscete è ben diversa, aggiunto. In ogni caso la società è sempre attenta a valutare i tempi e i valori dei propri giocatori, ma come sempre è la società Atalanta a decidere. Dopodiché nel pomeriggio Lookman era atteso a Zingonia, non si è presentato, quindi diciamo che il calciatore va completamente allo scontro con la società bergamasca. Prendendo in esame queste parole di Percassi, sembra chiaro l'ostruzionismo nei confronti dell'Inter. Ecco, Percassi parla di un accordo per cedere sì il calciatore, ma ad un top club europeo, quindi di non cederlo in Italia. E allora arriviamo al primo punto: l'Atalanta farà di tutto per non darlo all'Inter. Tra l'altro si è vociferato anche sulle cifre che gli agenti di Lookman avevano un po' strappato all'Atalanta. Ecco, un accordo verbale, si parlava di 35-40 milioni, quindi cifra pienamente in linea, anzi addirittura l'Inter aveva offerto qualcosina di più col 42 più 3 di bonus. Il punto è quello però che l'Atalanta in primis non vuole cederlo in Italia, e poi Percassi va a sottolineare che comunque è una decisione della società, e quindi seppur dovessero cederlo lo faranno alle loro condizioni. Come vanno lette queste parole di Percassi? Ci potrà essere un'apertura nei confronti dell'Inter? Probabilmente sì, secondo me, soprattutto se non dovesse esserci nessun altro interesse che arrivi quindi da un altro club europeo, interesse che al momento non sembra esserci, e quindi cedere sì Lookman, ma alle loro condizioni. Chiaramente questo è un po' quello che ha sempre fatto l'Atalanta. Quello che però non ha praticamente mai fatto è l'ostruzionismo verso le squadre italiane, anche perché qualcuno ha parlato, ma l'Atalanta, ecco, non vorrebbe cedere Lookman ad una diretta concorrente. Ma è difficile oggi pensare che l'Inter possa essere una diretta concorrente dell'Atalanta, perché l'Atalanta, che si priva di Gasperini, che si priva di Retegui, che comunque ha fatto un'altra cessione come quella di Ruggeri, che non sarà della stessa valenza della cessione di Retegui o Lookman, ma comunque è un calciatore che ha fatto la sua parte nell'Atalanta. Difficile che possa avere l'obiettivo di andare a vincere lo scudetto, o quantomeno lottare per lo scudetto, che è l'obiettivo ovviamente dichiarato per l'Inter. Quindi non regge con la situazione. L'Atalanta non vuole rafforzare una diretta concorrente, perché ad oggi l'Atalanta, nella migliore delle ipotesi, poi ovviamente i pronostici possono essere smentiti, ma nella migliore delle ipotesi può puntare al quarto posto. Difficile che possa puntare molto oltre. E quindi già non si tratta di un fattore di competitor, si tratta di fare puro ostruzionismo
nei confronti dell'Inter, nei confronti principalmente di Ademola Lookman. L'Inter però sarebbe pronta al rilancio, attende un ok dall'entourage del calciatore. Anche perché ad oggi l'Atalanta non ha fatto un prezzo, l'Inter potrebbe rilanciare, potrebbe portare l'offerta ad un 45 più 3, 45 più 5, insomma per capire effettivamente quale sarà poi la richiesta dell'Atalanta. Io non mi sorprenderei se a questo punto l'Atalanta sparasse 60 milioni per tagliare fuori dalla corsa l'Inter, però poi allo stesso tempo ecco, potrebbe essere un autogol, perché ad oggi difficile pensare Lookman ancora da calciatore dell'Atalanta dopo questo scontro con la società e automaticamente coi tifosi. Però insomma la società bergamasca è una società sempre molto difficile con cui andare a trattare, quindi possiamo aspettarci anche che sparino una cifra che va lontana poi dalle possibilità dell'Inter. Come detto ieri, chiudere l'affare potrebbe convenire a tutti, all'Atalanta che non va a perdere comunque un patrimonio, a Lookman che comunque realizza il suo desiderio di trasferirsi all'Inter, e all'Inter stessa che poi rafforzerebbe e non poco il suo organico. Però insomma da capire ecco quali saranno le prossime mosse dell'Atalanta. L'Inter in questo momento non ha sondato un vero e proprio piano B, ci sono stati dei contatti con agenti di Nkunku, ma la pista non è stata ecco, ancora approfondita, perché al momento Lookman rappresenta ancora una priorità. Soltanto nel momento in cui dovesse saltare l'accordo per Lookman, dovesse completamente saltare la trattativa, allora l'Inter virerebbe su altri profili. Il problema principale ovviamente qual è? L'Atalanta non ha bisogno di cedere, l'Atalanta ha già incassato circa 85 milioni dalle cessioni di Retegui e Ruggeri, e quindi ad oggi è una società che non è interessata alla cessione. La partenza di Lookman va ad indebolire ulteriormente la squadra, e soprattutto anche nei confronti dei tifosi. Secondo me l'Atalanta vuole dare una dimostrazione di forza, quantomeno dal punto di vista societario. Ecco quali sono i motivi per il quale sarà molto molto complicato comunque portare a termine questa trattativa che secondo me comunque vedrà un epilogo al massimo entro questa settimana, che sia in un senso o nell'altro. Dicevamo anche invece per quanto riguarda il centrocampo, per Christian Aslani, che come ben sappiamo qualche settimana fa ha rifiutato il Betis, non ci sono grossi interessi, c'è però l'interesse del Sassuolo. Anche in questo caso è il calciatore che non vuole accettare la corte della società neroverde, e quindi anche qui troviamo un Aslani che sta rifiutando tutte le destinazioni. Diventa complicato far partire l'albanese, anche perché l'Inter punta a fare un buon introito tra i 15 e i 18 milioni, però insomma fino ad oggi le soluzioni che lui probabilmente alle quali lui aspira, che possono essere principalmente Fiorentina o Bologna, non hanno mosso passi ufficiali. La Fiorentina era interessata ma non alle cifre dell'Inter, quindi ad oggi risulta complicato cedere Aslani. Discorso diverso invece per Çalhanoğlu. In questo momento l'Inter è convinta di tenere il calciatore, lo stesso calciatore ormai è convinto di restare all'Inter, però da quanto si vocifera anche da voci provenienti dalla Turchia, il Fenerbahce farà un ultimo tentativo per provare a prendere Çalhanoğlu. Dovesse farlo alle cifre che l'Inter aveva inizialmente prospettato, quindi 30 milioni almeno, e allora può partire. Per 18-20 milioni diventa poi difficile, magari ad agosto inoltrato, trovare un sostituto all'altezza, quindi la mia sensazione è che Çalhanoğlu almeno per quest'anno sarà ancora un calciatore dell'Inter. Ragazzi, fatemi sapere anche la vostra nei commenti, come sempre sfruttiamo la sezione apposita anche per confrontarci. Io vi saluto, come sempre vi lascio con un gran bel Forza Inter!